Ciao, come stai? Oggi ti racconto dei miei 5 libri preferiti. A me piace molto leggere e lo faccio davvero spesso, per esempio quando viaggio in treno o per andare al lavoro. Infatti vado al lavoro alla scuola dove insegno con il treno e perciò ho circa un'ora al giorno tra andata e ritorno a disposizione per leggere mentre sono in viaggio. Ma leggo anche nel fine settimana, nel weekend, a casa, sul divano o in giardino quando fa caldo. Leggo molto e soprattutto mi piace leggere tanti libri di generi diversi. Il mio genere preferito però è il giallo. In Italia chiamiamo gialli i libri polizieschi, per esempio quelli di Agatha Christie, che è una delle autrici più famose in questo campo. Perché li chiamiamo così? Perché una volta venivano pubblicati con la copertina di colore giallo. È interessante, vero? E come si dice invece nella tua lingua? Comunque, in generale leggo volentieri anche saggi, cioè libri che parlano di argomenti specifici, come per esempio di storia, di geografia, e anche libri di psicologia, di crescita personale, quelli che in inglese si chiamano self-help. Ma quali sono i miei 5 libri preferiti in assoluto? Beh, è davvero difficile scegliere, ma ci proverò. E adesso vi parlo dei 5 libri che mi piacciono di più. Innanzitutto La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Si tratta di un romanzo psicoanalitico di inizio Novecento, scritto da un autore italiano di Trieste, e che parla della malattia del protagonista, Zeno Cosini, che è considerato un inetto, cioè una persona debole che non sa prendersi le proprie responsabilità, che non è in grado di scegliere e di fare ciò che ha deciso. Questo libro si studia a scuola in letteratura e dopo aver terminato gli studi, cioè dopo la maturità, quindi dopo il quinto anno di liceo, in estate ho deciso di leggerlo interamente perché l'avevo trovato interessante e infatti quando l'ho letto integralmente mi è piaciuto tantissimo e oggi vorrei rileggerlo perché davvero l'ho trovato molto, molto bello e anche divertente. Ve lo consiglio. Poi un altro libro che mi è piaciuto tantissimo è I fratelli Karamazov di Dostoevsky. Questo è un romanzo filosofico, uno dei più importanti romanzi della letteratura russa ed è pieno di riflessioni sulla vita. Queste riflessioni mi hanno insegnato molto, mi hanno fatto pensare e il libro in sé mi ha affascinato perché mentre lo leggevo mi sembrava di essere lì in Russia insieme ai personaggi e questo secondo me è una delle cose più belle di un libro, quando mentre lo leggi tu immagini di essere lì insieme ai protagonisti. Poi il terzo libro che mi è piaciuto di più tra tutti quelli che ho letto, direi che è Dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Si tratta di un classico della letteratura gialla, appunto prima ti ho detto che i gialli sono i miei libri preferiti e Agatha Christie è di fatto la mia scrittrice preferita. Dieci piccoli indiani parla di 10 persone che vengono invitate su un'isola a largo della costa del Regno Unito e qui accadono degli omicidi inspiegabili, vale a dire queste persone iniziano a morire una dopo l'altra e è interessante scoprire che cosa c'è dietro, chi è l'autore di questi omicidi. Un altro libro che mi piace molto e che ho letto tante volte, soprattutto da bambino, ma ogni tanto ancora adesso, è Matilda di Roald Dahl, un autore inglese. Matilda parla di una bambina che ha dei superpoteri, è infatti in grado di spostare gli oggetti guardandoli. E questa bambina legge molto sin da piccola e non viene accettata dai propri genitori che non amano la cultura, mentre lei ama imparare nuove cose. E troverà una sola amica che è la sua maestra di inglese.
Un altro libro che mi piace molto, infine, è Come trattare gli altri e farseli amici di Dale Carnegie. Questo è un libro di crescita personale, parla infatti di psicologia, ovvero di come comportarsi bene con le persone che incontriamo ogni giorno e come riuscire a diventare loro amici. Bene, è stato un po' difficile scegliere i libri, ma ce l'ho fatta. E tu? Conosci qualcuno dei libri di cui ti ho parlato? Quali sono i tuoi 5 libri preferiti? Raccontamelo su Instagram o commentando il mio video su YouTube e se vuoi puoi anche darmi supporto su Buy Me a Coffee. Trovi il link nella descrizione dell'episodio. Alla prossima! Ci ascoltiamo! Grazie per aver ascoltato 5 Minutes Italian. Se vuoi suggerire un tema per il prossimo episodio, puoi contattare l'autore su YouTube o su Instagram cercando il nome Poliglotta per Passione. Alla prossima!